Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione introduttiva su Power BI, che è l'applicazione del pacchetto Microsoft 365 specificatamente dedicata a quello che in gergo viene chiamato il data modeling, quindi è un'applicazione pensata per la gestione di grandi quantità di dati. Power BI è un'applicazione che ci consentirà di gestire grandi quantità di dati con estrema semplicità perché ha delle potenzialità, presenta delle potenzialità enormi sia sotto il profilo delle innumerevoli possibilità di presentazione dei dati, sia sotto quello della versatilità nella costruzione di questa presentazione, perché dispone di strumenti tali da fare in modo che quello che otteniamo con Excel qui lo possiamo raggiungere in un decimo del tempo. Il risultato che possiamo raggiungere in Excel in 10 minuti, qui lo possiamo ottenere in un minuto. E questo sia detto non come slogan, ma perché è veramente così, nel senso che Power BI ci andrà automaticamente a costruire tutta una serie di pivot che per costruire le quali in Excel servirebbero ore ed ore, mentre qui appunto fa tutto Power BI. Quindi è sicuramente uno strumento da sostituire integralmente ad Excel, anche perché per gestire i dati in Power BI, se l'azienda fino a questo momento lo stesse facendo in Excel, non c'è bisogno di gettar via, di abbandonare completamente il modello Excel con cui si stanno gestendo i dati, perché quel modello può essere sincronizzato con Power BI e quindi l'operatore aziendale o gli operatori aziendali potranno tranquillamente continuare ad inserire i dati in quel foglio Excel che a quel punto sarà sincronizzato con Power BI con tutte le possibilità di data modeling che poi vedremo nelle lezioni successive. Quindi non necessariamente deve comportare un cambio radicale di operatività all'interno dell'azienda, perché le fonti che possono alimentare Power BI possono essere molteplici, può essere Excel, può essere Access, può essere SharePoint, può essere lo stesso web pescando da un database MySQL o SQL, può essere Azure di Microsoft, può essere un database con cui si fa pescare Power BI attraverso il linguaggio JSON. Quindi veramente le possibilità sono innumerevoli e si tratta di uno strumento da prendere seriamente in considerazione per gestire i dati in azienda perché come vedremo è potentissimo. Questo strumento andiamolo innanzitutto ad aprire da qui dal menu delle applicazioni, apriamo Power BI. Questo strumento è amministrato per quanto riguarda chi può fare che cosa, che è una domanda sempre da porsi all'interno delle applicazioni Office 365, dall'amministratore di Power Platform. Quindi in Microsoft 365 abbiamo un amministratore generale che è quello che concede tutti i permessi anche agli amministratori di primo livello, quindi anche a quelli più elevati. L'amministratore generale è quello che può chiudere l'account e può reimpostare la password, quindi è l'unico che può reimpostare la password, il che vuol dire che è l'unico che può buttare fuori qualsiasi altro amministratore anche di livello elevatissimo e questo amministratore generale darà il potere di amministrazione di Power Platform a qualcuno che poi a sua volta deciderà chi può fare che cosa all'interno di Power BI, quindi chi può modificare, chi può creare report, chi li può solo modificare, chi li può soltanto vedere senza poterli modificare, quindi è tutta un'altra serie di permessi che ovviamente renderanno ottimale la gestione aziendale. E come si fa l'accesso a Power BI? Beh, qui hai già visto come facciamo l'accesso a Power BI da qui e ti ricordo che quando facciamo l'accesso ad una qualsiasi applicazione del pacchetto Microsoft 365 da questo menu facciamo l'accesso a web. Quindi anche quando facciamo l'accesso a Excel accediamo a Excel online, non semplicemente ad Excel come siamo abituati a vederlo sul desktop. E quindi lo stesso discorso vale per tutte le altre applicazioni, compresa Power BI. Qui abbiamo fatto l'accesso a Power BI
web, per poter tenere la quale, per poter condividere quello che è stato fatto in Power BI con altre persone, con i colleghi o anche con l'esterno, è necessario avere una licenza Power BI che costa 9,40 € al mese più IVA attualmente. Però ti sottolineo anche il fatto che per utilizzare Power BI non c'è bisogno di una licenza, perché c'è la versione desktop che è completamente gratuita, che si può utilizzare senza limiti di tempo e che può essere utilizzata proficuamente, nel senso che possono essere creati dei report e poi inviati alla persona che li deve vedere, magari se li deve vedere mensilmente. Certo, non ci sarà il sincronismo nella modifica dei dati, almeno che io non voglia sempre inviargli questi report quotidianamente. Sicuramente è uno strumento più limitato, però per imparare Power BI o nelle piccole aziende per avere questo strumento a disposizione e per elaborarci i dati, sicuramente è sufficiente anche Power BI Desktop. Quindi andiamo innanzitutto a vedere, dopo aver fatto l'accesso a Power BI Web, andiamo a vedere come si fa l'accesso alla versione desktop. Quindi andiamo su Google, scriviamo Power BI Desktop Download, clicchiamo qui e qui andiamo a scaricare l'applicazione desktop. Ora a me verrà soltanto detto di aprirla perché l'ho già installata. Ecco, mi viene detto soltanto apri, però se non fosse installata sul computer, qui al posto di apri ci sarebbe scritto installa, viene installata come qualsiasi altra applicazione. A questo punto l'andremo a cercare da qui, scriveremo Power BI da queste finestre di Windows e andremo ad aprire Power BI in versione desktop. Ecco, adesso si sta aprendo in versione desktop, cioè quella versione di cui ti parlavo prima, che è completamente gratuita. Quindi adesso vado a chiudere qui e per iniziare a parlare di un altro argomento, cioè dei modelli che ci sono su Power BI, nel senso che su Power BI per imparare ci sono dei modelli di cui ti lascio per quanto riguarda il poter scaricare questo modello qui, Adventure Works, ti lascio il link e poi ti lascio anche il foglio Excel che io ho già scaricato e che ho tradotto anche in italiano per fare in modo di poterci lavorare meglio. Quindi abbiamo queste due fonti che vanno a creare ovviamente delle tabelle. Qui con Adventure Works abbiamo già una tabella creata e ora te la farò vedere perché poi per capire cosa si può fare con uno strumento bisogna vedere subito qualche risultato e poi c'è quel foglio Excel che ti lascio qui allegato in questa lezione e che potrai scaricare. Poi noi introdurremo anche Microsoft Access, nel senso che sincronizzeremo Access, un database che contiene gli 8000 comuni italiani, lo sincronizzeremo con SharePoint, a sua volta sincronizzeremo SharePoint con Power BI, di modo da creare un elenco analogo a questo dello stesso formato e poi lì andare a creare tutte le nostre tabelle e grafici. E detto questo, andiamo subito a vedere cosa si può fare con Power BI, quali sono i risultati, nel senso che io con questo modello Adventure Works ho semplicemente una tabella e io ti farò vedere ora che risultati ho ottenuto in termini di presentazione dati, di data modeling sotto il profilo di tabelle e di grafici. Quindi andiamolo ad aprire e compiamo subito un'altra operazione, perché poi in Microsoft 365 il team di lavoro condivide tutti i dati in SharePoint e quindi io sì posso andare a condividere cliccando su questo tasto e poi andando a dire con chi lo devo condividere, come vedi mi dice acquista ora perché per condividerlo con la versione web devo avere una licenza a pagamento, lo posso utilizzare soltanto per 60 giorni in maniera gratuita, però posso anche fare in modo che anziché condividere da qui, il report di Power BI si veda automaticamente nel sito SharePoint. Quindi io vado a cliccare qui e a selezionare l'indirizzo di questo report, l'indirizzo internet. CTRL C lo copio, vado qui in amministrazione, apro SharePoint
vado ad aprire un sito SharePoint che c'è sul mio account Microsoft 365, tipo questo, corsi di formazione, apriamone uno a caso, clicco su nuovo, pagina, una pagina vuota, crea pagina, le diamo il titolo Reports Power BI e a questo punto vado ad aggiungere una web part al sito SharePoint cliccando qui su più e vado a scegliere la web part che è appositamente dedicata a Power BI, questa qui. Ci clicco e adesso mi comparirà questa finestra dove trovo scritto aggiungi report. Clicco su aggiungi report e qui incollo quel collegamento internet che ho copiato prima. A questo punto vado a pubblicare la pagina di SharePoint e come vedi qui sono riportate tutte le pagine del report di Power BI. Quindi andiamo a vedere cosa si può fare in Power BI. Quindi lì ho questa tabella con tutti i dati sulle vendite, i clienti, per quali stati, per quali città, eccetera. Io molto rapidamente, non andando a scrivere delle macro complesse come su Excel, ho fatto queste tabelle pivot, nel senso che molto rapidamente, come vedremo, ho portato i campi in questo grafico, ho portato i campi in questa tabella e Power BI automaticamente ha collegato tutto. Quindi se io voglio andare a vedere lo stato dell'Oregon, qui mi fa vedere che nello stato dell'Oregon io ho 1073 clienti. Se io vado a cliccare sullo stato di Victoria, vedo che ho 894 clienti e che questi 894 clienti sono il 4,84% del totale. Questo per aree geografiche, quindi per stati che fanno parte a loro volta di altri stati, quindi stati federali, quindi Victoria, se non vado errato, fa parte dell'Australia, l'Oregon degli Stati Uniti, eccetera. Poi vediamo i clienti per città. Se io voglio vedere i clienti in Australia, andrà a selezionare automaticamente gli stati dello Stato federale Australia, quindi Victoria, Queensland, Sud Australia e poi anche le città. Come vedi, queste sono tutte città australiane. Posso andare a selezionare una singola città e mi fa vedere che questa città è nello stato della California e negli Stati Uniti. Posso andare a vedere i prodotti selezionando soltanto bike, ovviamente qui potrei restringere questa tabella e mettere anche un grafico. Ecco, tutti questi risultati sono stati ottenuti rapidissimamente, come vedremo nelle lezioni successive. Qui ci sono i rivenditori, se voglio vedere i rivenditori in Francia, clicco qui sulla Francia, mi fa vedere che ho 12 rivenditori nel dipartimento della Senna Parigi e in questo dipartimento che si chiama Essoingwan, mi sembra, e queste sono le città dove io ho questi rivenditori. Quindi come vedi uno strumento versatile, uno strumento straordinario che come vedremo è di una semplicità di utilizzo inaudita e che ci consente di raggiungere i risultati che in Excel potremmo ottenere soltanto attraverso delle laboriose e complicate macro. Quindi dopo aver fatto questa panoramica solo sullo strumento Power BI, nelle prossime lezioni andremo ad approfondire, a vedere come si costruisce il tutto e quindi ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!